Ho letto che un bambino di 2 anni ha circa 100 parole per comunicare e che basterebbero 1000 parole per avere una conversazione fluida. E allora non ci resta che lavorare sui vocaboli in italiano. Vediamo i verbi fondamentali per comunicare efficacemente e comprendere le situazioni quotidiane. Quindi, se desideri migliorare le tue abilità in lingua italiana, questa lezione fa per te. Alla fine di questa lezione ti darò anche qualche consiglio, qualche astuzia che secondo me può essere utile per memorizzare tutti i verbi che vediamo e anche altri. Essere, avere e stare. Probabilmente già li conosci. Sono certamente dei verbi fondamentali, i due ausiliari e il verbo stare. Vediamo insieme solo la prima persona del singolare, quindi io, ma tu se vuoi potrai scaricare il PDF che trovi nella descrizione del video con tutti i verbi coniugati, tutti i verbi che vedremo insieme. Io sono Enrica. Io ho un cane. Io sto parlando. Abbiamo visto stare, vediamo anche restare. Resto a casa questa sera. Poi ci sono dire e fare. Sono due verbi irregolari. Io dico, io faccio. Dico a Maria di venire questa sera alle 8. Faccio un dolce per la colazione di domani. Vivere, lavorare, studiare. Io vivo in Italia. Io lavoro come contabile. Io studio il cinese. Vediamo dei verbi che riguardano la sfera del movimento. Viaggiare. Io viaggio molto spesso. Partire. Parto domani. Arrivare. Io arrivo questa sera alle 7. Andare e tornare. Andare è un verbo irregolare. Io vado dal medico e tornare, torno a mezzogiorno. Altri due verbi insieme, entrare e uscire. Entrare è regolare, io entro, mentre uscire è irregolare, io esco. Esco con Maria questa sera alle 18. Ancora due verbi, chiedere e rispondere. Io chiedo un'informazione ed io rispondo io al telefono. Bere e mangiare. Bere è un verbo irregolare. Io bevo del vino a pranzo e mangiare invece è regolare. Mangio del salmone. Accendere e spegnere. Uno è regolare, l'altro no. Io accendo la luce e spengo la televisione. Altri 4 verbi molto frequenti: cominciare e il suo contrario finire, continuare e passare. Cominciare, io comincio il corso di chitarra e finisco quello di pianoforte. Quindi finisco è un verbo di quelli con isk. Continuare e passare sono regolari, quindi io continuo, io passo. Se non hai alcuna idea di come si coniugano i verbi in italiano, c'è una lezione anche su questo. Ovviamente parti guardando la coniugazione dei verbi irregolari e poi vai a vedere anche i verbi irregolari. Dare e prendere. Ti do una mano. È un modo per dire ti aiuto, ti do una mano. E prendere, verbo irregolare, prendo un pacco alla posta.
Vediamo dei verbi che riguardano i 5 sensi: vedere o guardare, sentire o ascoltare, guardo un film o ascolto la radio, sento le notizie, vedo le macchine che passano dalla finestra. Verbo comune, qualcosa che facciamo tutti: camminare, cammino verso la stazione. Ancora 2 azioni comuni: aprire e chiudere. Apro la finestra e chiudo la porta. 4 verbi fondamentali sono i verbi modali. I verbi modali li troviamo prima di un altro verbo all'infinito: sapere, dovere, potere, volere. So parlare francese, devo studiare di più, posso venire a prenderti questa sera e voglio andare al cinema. Quindi, come vedi, sono dei verbi fondamentali in quanto reggono un altro verbo all'infinito. Siamo quasi alla fine di questa nostra lista. Chiamarsi e conoscere. Mi chiamo Enrica e conosco un pittore. Pensare e credere. Penso alle vacanze, credo che ne prenoterò una. Altri verbi fondamentali sono i cosiddetti verbi impersonali, ovvero quei verbi che non hanno un soggetto. Quali sono? Sembrare, bisognare e piacere. Sembra che domani nevichi, oppure mi sembra. Quindi sono io che ho l'impressione che. Mi sembra che la lezione inizi alle 8. Bisogna. Per l'esame bisogna prenotarsi entro la fine del mese. Mettere e togliere. Metto il cappotto oppure tolgo la sciarpa. Cercare e trovare. Io cerco un lavoro, le chiavi di casa, e io trovo. Erano gli ultimi 2 verbi di questa lista di verbi frequenti. Ce ne sono ovviamente molti altri, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Eccoti 3 raccomandazioni per facilitare la memorizzazione, l'apprendimento di questi verbi essenziali in italiano. Cominciare a studiare il presente. Quindi partire da quei verbi regolari, studiarne la coniugazione per poi passare a vedere la coniugazione dei verbi irregolari. Molto spesso anche i verbi irregolari mantengono una desinenza regolare perché la loro irregolarità è nella radice. Per esempio, bere. Io bevo, tu bevi, lui beve, noi beviamo, voi bevete, loro bevono. Queste sono le desinenze dei verbi in ere. Quindi questo verbo è irregolare solo per il fatto che la sua radice, bev, non corrisponde alla radice dell'infinito. Con questo cosa voglio dire? Che verbi irregolari potrebbe spaventare, ma in realtà credo che sia più semplice di quello che uno possa immaginare. Ok, quindi partiamo dai verbi regolari al presente, passiamo a quelli irregolari sempre al presente e quando ci sentiamo abbastanza sicuri possiamo passare a vedere altri tempi verbali, ovviamente sempre partendo da quelli più utilizzati, che insieme al presente sono il passato prossimo, l'imperfetto e il futuro. Il futuro consiglierei di vederlo alla fine perché, se ci hai fatto caso, nei miei esempi molte volte ho utilizzato il presente per esprimere un'azione futura. Uscire, per esempio. Esco questa sera con Damiano. Quindi, come puoi vedere, possiamo usare il presente per esprimere un'azione futura.
Questo accade soprattutto quando ci esprimiamo all'orale. Secondo consiglio, a mio avviso, è bene fare degli esempi che ci riguardano in prima persona. Quindi prendere questi verbi e cercare di creare delle frasi che riguardino un po' la nostra vita, che per noi abbiano senso, quindi cercare di collegare, di fare delle connessioni tra questi verbi e la nostra vita reale. Ultimo consiglio, ma forse quello più importante di tutti, è la costanza. Sii costante. E questo non deve spaventarci. Penso anche a me stessa nel mio studio, mi ripeto sempre, meglio 5 minuti, 10, facciamo 10 minuti tutti i giorni piuttosto che 3 ore ogni 2 settimane. Fammi sapere se questa lezione ti è stata utile, come sempre ti ringrazio, a presto!